Entriamo ora nelle fasi operative per finalizzare iFiber. In questo caso utilizziamo delle semplici mascherine per stampare poi le resine. In questo caso lo facciamo con due tipi di silicone diversi, uno più fluido per registrare i dettagli che abbiamo modellato in cera e il posizionamento dei denti. Sopra questa prima massa più fluida verrà posizionato un silicone, un PVS pasta pasta, ovviamente compatibile con la prima massa. Abbiamo voluto mostrarvi questo tipo di mascherine molto semplici da ottenere in laboratorio. In alternativa si possono utilizzare mufole da stampaggio presenti in laboratorio. Questa è la prima massa di precisione, viene impastato il silicone con una durezza superiore e adattato al modello master. Questo ci permette, come dicevamo, di ottenere delle mascherine facili, veloci, ma con comunque un'elevata precisione. Una volta che la prima parte di mascherina sarà indurita, la togliamo delicatamente dal modello master, facendo attenzione che i denti non si stacchino dalla cera. Togliamo con un bisturi le parti in eccedenza. Dobbiamo ottenere una mascherina facile da poter ricalzare sul modello master con dei piccole tacche di repere per poter completare la mascherina con la parte linguale. Ecco, notate come il dettaglio interno della posizione dei denti sia molto precisa con questo tipo di mascherina con due siliconi. Facciamo calzare la mascherina sul modello master e prepariamo per poter completare la mascherina isolando il silicone. Una volta asciugato l'isolante, con lo stesso silicone andiamo a completare la parte linguale della mascherina. Lo facciamo con una massa unica, non come la prima porzione di mascherina, perché in questo caso i dettagli che ci interessano per i colletti e le modellazioni dei tessuti li abbiamo già rilevati nella parte vestibolare e occlusale. Sarà necessario in questa fase assicurarsi che le due mascherine siano perfettamente appoggiate al gesso del modello master. Una volta indurita anche la parte linguale, vedete che si stacca perfettamente dalla porzione vestibolare e occlusale. Facciamo anche qui una piccola rifinitura
della parte linguale con un bisturi, stando attenti comunque a non togliere l'appoggio sul gesso. Vediamo ora dove praticare i fori di colata e di scarico della resina che andremo ad iniettare. Uno centrale, più o meno a 45 gradi nella parte linguale, che sarà quello di colata, l'entrata della resina, e due leggermente più piccoli all'estremità della mascherina linguale. Fate particolare attenzione, una volta creati i fori, ad ripulire perfettamente le mascherine dalla polvere di PVS. Questo è un piccolo accorgimento per poter adattare perfettamente la siringa al resto della mascherina, senza fuoriuscite di resina nel momento in cui andiamo a iniettare. Indurita anche questa porzione di silicone, togliamo la siringa, riapriamo le mascherine e ne verifichiamo la precisione anche tra di loro. Le due mascherine potete verificare che tra di loro si accoppiano perfettamente, che nella parte che più ci interessa, quella linguale, per lo stampaggio dei dettagli anche in quella zona. La fase dell'adattamento delle torrette con la corretta lunghezza, quindi andremo ad accorciare le torrette facendo riferimento alle mascherine che abbiamo creato. Quindi una alla volta controlliamo di quanto è la porzione che dobbiamo eliminare delle torrette, se necessario ovviamente. Il consiglio è quello di non accorciare troppo le torrette, restare abbastanza a ridosso della parte occlusale della Toronto. Possiamo utilizzare, anzi dobbiamo utilizzare anche la porzione di mascherina linguale per accertarci di essere all'interno del volume. Un'ultima verifica.